Ciao e ben ritrovati. Allora, questo è il terzo video, quindi il terzo episodio dedicato alla produzione di una song. In questo caso specifico sto realizzando una cover. Ho già fatto altri video, se ve li siete persi trovate la playlist qui sotto nella descrizione. Il brano non l'ho specificato, quindi ancora non vi ho detto di che brano si tratta, lo scopriremo con l'andare dei video. Se poi voi avete già individuato il brano, scrivetelo nei commenti, vediamo se è quello giusto. Nei video precedenti abbiamo realizzato l'arpeggio di chitarra che fa da struttura portante alla strofa e abbiamo registrato le chitarre elettriche ritmiche per il ritornello. Oggi andiamo a fare alcune batterie e nello specifico la parte dello special. E poi faremo anche l'assolo di chitarra. Per quanto riguarda i suoni di batteria, io utilizzo vari software, a seconda del timbro, a seconda del genere, quindi del suono che mi serve, vado poi a programmare o a suonare direttamente le parti di batteria. In questo caso specifico sto utilizzando questo controller della Sinido, è un controller MIDI USB che ha tantissime funzioni, a parte poi ha anche tutta questa serie di luci. Ho fatto anche un video dedicato, vi lascio il link qui in descrizione. Per quanto riguarda lo special, in cui ci sarà anche il solo, quindi la batteria farà una serie di passaggi molto lineari. Troppo lineare, qualcosa di con qualche ghost. Proviamo. Allora. Come suoni ho utilizzato la Slate Drummer, adesso non ricordo esattamente come si chiama. È una versione gratuita ma ha dei bei suoni, possono essere anche mixati tra loro, ci sono anche alcuni groove già pronti, ma non solo. Utilizzo anche un trigger che mi permette di usare anche questi suoni del BF Drum 2, una versione un po' vecchiotta, ora c'è la 3, però mi piace perché posso andare a scegliermi i vari pezzi della batteria, ci sono molti rullanti, è abbastanza realistico ma necessita di una buona programmazione sia dei suoni che del mix. Per quanto riguarda la quantizzazione, l'ideale è sempre non quantizzare precisamente la batteria, altrimenti si ha quell'effetto poco realistico. L'ideale sarebbe andare a ritoccare qualcosa e lasciare molta naturalezza nell'esecuzione. Chiaramente poi questi suoni verranno trattati e mixati durante la fase finale. Per esempio qui andiamo a ritoccare un po' i tom che sono leggermente fuori. Sempre cercando di tenere il phlegm. Ok. Ok, allora per quanto riguarda il solo nello special ho pensato di realizzarlo con questa PRS, un po' perché è una chitarra diciamo un po' tuttofare,
avendo anche un'estensione maggiore, quindi 24 tasti, mi permette magari di trovare delle idee o delle soluzioni melodiche ancora più interessanti, più comode chiaramente. Come suono ho realizzato un preset fatto sulla Matribox 2 Pro. Vi ricordo che è disponibile il pack 1 con tutti i suoni che sto utilizzando in questa produzione attraverso l'abbonamento su YouTube o anche sulla mia pagina Patreon. Il suono che ho creato è questo qui. Ora andiamo a vedere come l'ho creato. Partiamo dalla sezione di amplificatore. Allora, abbiamo qui un amplificatore, un suono più o meno clean, come dice nelle indicazioni adatto sia al British che all'American Sound. È un combo, ma che si presta a diversi utilizzi. Per quanto riguarda i settaggi abbiamo leggermente i toni un po' più chiusi e il gain a 30, il resto dei settaggi è al 50. Come cassa abbiamo una Orange 4x12 senza grosse modifiche sui settaggi. Abbiamo un noise gate iniziale giusto per togliere i rumori di fondo di ingresso. Primo overdrive, abbiamo questo overdrive SOV 2 che già fa la differenza, già ha un bel carattere, si sente. Proviamo a toglierlo. Rimettiamolo. Molto bello. Gain a 28, toni un poco più aperti, volume a 40. Ma non basta. Abbiamo un secondo pedale che si occupa della distorsione. In questo caso ho voluto provare un fuzz, quindi ho usato questo Sola Sound Tone Bender che ha più o meno il circuito di un fuzz, molto anni 60, che crea un po' quello sporco necessario all'intenzione del brano. Bello. Poi abbiamo quindi un 43 di regolazione come fase, il volume a metà. Quindi poi abbiamo un ulteriore gate, un octaver impostato principalmente sulla parte bassa, quindi un 37 sull'ottava bassa e leggermente, ma veramente poco, una parte alta, l'ottava alta. Poi abbiamo un delay impostato veramente sincronizzato col BPM del brano, il BPM è 84. Abbiamo questo delay sincronizzato con un leggero feedback a 25 e un delay a un quarto terzinato. Infine abbiamo un riverbero leggermente con un pre-delay di 50 millisecondi, decay 81 e un mix 25. Quindi questo è il suono che ho creato, ho pensato per questo solo. Mi piace perché ha la distorsione enfatizzata un po' da questo suono fuzz, e poi mi piace questo octaver che crea un suono molto di carattere insieme anche al riverbero e al delay. Proviamo a registrarlo.